L'ordine esecutivo di Trump ha dichiarato silenziosamente che la NASA adesso è un'agenzia di spionaggio. 16 settembre 2025. L'amministrazione Trump ha emesso un ordine esecutivo alla fine del mese di agosto dichiarando discretamente che la NASA opererà come un'agenzia nazionale di intelligence e sicurezza. L'ordine stabilisce che l'agenzia avrà ora come funzione primaria attività di intelligence, controspionaggio, investigazione o sicurezza nazionale. Si tratta di un cambiamento radicale per la NASA che storicamente si è concentrata sull'esplorazione spaziale, così come sulle scienze spaziali e della Terra nel corso dei suoi 67 anni di vita. Nessuna menzione di quella scienza d'esplorazione, ha scritto in un post sul blog il fondatore della NASA Watch Kate Cowan, ex scienziato dell'agenzia che ora segue da vicino la politica interna ed estera. Ci sono segnali che le intenzioni di Trump dietro l'ordine fossero almeno in parte legate a questioni sindacali piuttosto che allo spionaggio. L'ordine ha anche inserito la NASA nella Federal Service Labor Management Relations Statute, escludendola dalla rappresentanza nella contrattazione collettiva. La notizia che la NASA diventerà un'agenzia di spionaggio è stata apparentemente oscurata dai media dall'eliminazione di diritti sindacali per migliaia di dipendenti federali da parte del presidente, a pochi giorni dal Labor Day, nonostante le numerose cause legali che contestano il cambiamento. Il cambiamento di status delineato nell'ordinanza avrà ripercussioni anche su altre agenzie e suddivisioni del governo, tra cui l'International Trade Administration e il National Weather Service. La decisione ha scatenato una protesta fuori dalla sede centrale della NASA, a Washington DC, all'inizio di questa settimana di settembre. Una delle ragioni principali per cui io e i miei colleghi godiamo di questa indipendenza è che, in quanto lavoratrice rappresentata dal sindacato, so di essere protetta da ritorsioni ingiuste, ha dichiarato alla folla Monica Gorman, vicepresidente di area della Goddard Engineers, Scientists and Technicians Association, come riportato da Government Executive. L'ultima dichiarazione di Trump arriva in un momento turbolento per la NASA. La Casa Bianca ha già minacciato di dimezzare il budget scientifico dell'agenzia per il prossimo anno fiscale, rischiando di congelare decine di importanti missioni spaziali. Mentre i legislatori hanno proposto una revisione molto più permissiva del bilancio proposto, la NASA sta rapidamente esaurendo il tempo a disposizione. La più recente rivisitazione della NASA da parte di Trump sottolinea anche il desiderio del presidente di militarizzare lo spazio e l'impegno inviando carichi sulla Luna e su Marte, come ha recentemente affermato l'amministratore ad interim della NASA Sean Duffy. Il presidente ha proposto inoltre di inviare armi nello spazio per la prima volta nell'ambito del suo programma di difesa missilistica Golden Dome, sollevando preoccupazioni per una corsa agli armamenti spaziali con gli avversari degli Stati Uniti. Nel frattempo la scienza spaziale è passata in secondo piano, con Duffy che il mese scorso ha promesso che la NASA rinuncerà a tutte queste scienze della Terra, sottolineando il rifiuto della Casa Bianca del cambiamento climatico e la sua posizione antiscientifica. Nonostante il raddoppio degli sforzi nell'esplorazione spaziale con equipaggio, gli esperti avvertono che gli Stati Uniti potrebbero rimanere indietro rispetto alla Cina nella corsa al ritorno sulla Luna. Tutto sommato, sembra che il governo sia sempre più il principale avversario della NASA, con l'agenzia che dovrebbe perdere migliaia di dipendenti di alto livello, mentre Trump rimodella gli Stati Uniti a sua immagine. Nota del traduttore dell'articolo. Lo spazio non esiste e sarà sempre più difficile mantenere la sceneggiata di tutti questi astronauti. E lo dicono chiaramente come l'astronauta Paul Gardner. Questa è la prima volta che manderemo degli esseri umani sulla Luna e saranno in orbita terrestre bassa. È fantastico! This is the first time we're going to send humans to the moon and we're going to have humans in low Earth orbit. That is awesome. This is the first time we're going to send humans to the moon and we're going to have humans in low Earth orbit. That is awesome.